Frontalieri. Qual è l'origine dell'odio? È qualcosa di recente o è qualcosa di radicato nella storia della Svizzera? Questo fenomeno è una pura manifestazione di odio o si fonda su solide ragioni? Ve lo racconto in questo video, ma voi per prima cosa, come al solito, iscrivetevi al canale. Nel settembre 2010 comparivano nelle strade cartelli come questo. Era la campagna Bala Irat, che si ispirava al proverbio "quando i gatti dormono, i topi ballano", che in dialetto si dice appunto Bala Irat. Si trattava di una campagna promossa dal partito svizzero UDC, Unione Democratici di Centro, ed era volta ad attaccare quei politici che, rappresentati come gatti addormentati, lasciavano che i lavoratori stranieri e i frontalieri entrassero in Svizzera come topi a rubare il suo benessere. La volontà di limitare la manodopera straniera ha più di 50 anni di storia. Negli anni che vanno dal 1950 al 1970 la popolazione straniera residente passò dal 6% al 17% della popolazione. Fu allora che il partito di destra, Azione Nazionale, oggi Democratici Svizzeri, si fece sostenitore di iniziative contro l'inforestimento della Svizzera. L'allora leader di Azione Nazionale, Schwarzenbach, sottopose alla popolazione delle votazioni anti-stranieri, raggiungendo il 46% di consensi e suscitando un forte clamore in tutta Europa. Successivamente la crisi economica degli anni 74-76 fece uscire dalla Svizzera 300.000 lavoratori e riuscì in parte a smorzare questo sentimento anti-straniero. Nonostante questo atteggiamento anti-straniero sia sempre in parte presente nella società svizzera, il 1 giugno 2002 entrano in vigore gli accordi per la libera circolazione delle persone. È proprio a partire da questa data che il fenomeno del lavoro frontaliere prende piede, tanto che dal 2000 si passa da circa 26.000 lavoratori frontalieri al 2012 con 55.000 lavoratori. Oggi il numero è arrivato a circa 68.000 frontalieri solo in Canton Ticino. La libera circolazione porta con sé i vantaggi degli accordi bilaterali che per la Svizzera si stima abbiano un impatto di circa 26 miliardi sull'economia. Attualmente ci sono 325.000 lavoratori frontalieri in tutta la Svizzera e se si considerasse il costo del salario annuale di questi lavoratori come un capitale che esce dalla Svizzera, il totale farebbe circa 19 miliardi di franchi, che garantiscono alla Svizzera, fino ad oggi, ancora una bilancia economica favorevole. Continuando a ragionare in questi termini, si può ipotizzare che il pareggio dei vantaggi dovuti agli accordi bilaterali e alla libera circolazione si raggiungeranno intorno ai 430.000 lavoratori, quindi circa 100.000 lavoratori in più rispetto a quanti ce ne sono oggi. Se da un lato i vantaggi economici nazionali della Svizzera sono ancora garantiti, ci sono aree che subiscono maggiormente le conseguenze del lavoro frontaliere. Oltre al traffico e a tutti i disagi che ne conseguono, uno dei fenomeni più dannosi è il dumping salariale, ossia l'abbassamento dei salari. Quando sono stati siglati gli accordi, il franco valeva 60 centesimi di euro, a fronte dei 94 che vale oggi. L'aumento del franco impatta fortemente sul volume delle esportazioni e sulla bilancia economica della Svizzera. Per far tornare i conti, molte aziende nei territori a forte presenza di lavoratori frontalieri hanno rivisto al ribasso gli stipendi. La riduzione dei salari per i lavoratori non residenti di fatto è stata in parte coperta dall'aumento del franco svizzero. La stessa cosa però non si può dire per chi residente in Svizzera si è visto affrontare costi invariati, se non addirittura aumentati, a fronte però di una riduzione dei salari. Questa a tutti gli effetti è un'inflazione che, se non generata da un aumento dei prezzi, di fatto si riflette nella riduzione del potere di acquisto dei lavoratori residenti. Che i lavoratori residenti possano di fatto sostituirsi ai frontalieri non è una cosa fattibile, basta infatti analizzare i dati. Ci sono circa 6.000 disoccupati in tutto il Canton Ticino ad oggi e ci sono 68.000 posti di lavoro occupati dai frontalieri. Questo basta dire che per sostenere le attività economiche in Svizzera non si può fare a meno dei lavoratori stranieri. Inoltre, un disoccupato straniero non andrà mai ad ingrossare le fila della disoccupazione svizzera
e solleverà la società svizzera dal corrispondere quegli aiuti sociali come la disoccupazione, anche se quest'ultimo aspetto non è del tutto vero, in quanto recentemente è stata proprio messa in discussione questa legge per cui un lavoratore straniero deve ricevere la disoccupazione nel paese dove risiede. Se questo aspetto verrà meno, la Svizzera perderà un ulteriore vantaggio dalla libera circolazione. Una cosa appare evidente: gli equilibri su cui si erano fondati gli accordi bilaterali stanno mano a mano cambiando e i vantaggi economici che c'erano inizialmente ora stanno venendo lentamente meno. In tal senso le forze politiche che stanno mano a mano mettendo in discussione questi accordi in realtà fotografano la necessità di rivederli e di adeguarli allo stato attuale delle cose. La necessità di rivedere gli accordi e ribilanciare gli equilibri non è una questione di odio verso lo straniero, ma il fondamento su cui si basa non solo il benessere della Svizzera, ma anche le opportunità di tutti quei lavoratori che giornalmente vengono a lavorare da un altro paese. In un mondo globalizzato che porta all'eliminazione dei confini, mantenere la frontiera permetterà di ricalibrare gli equilibri locali e garantire un'identità economica e sociale.